Salve amici e bentornati sul canale. Ma eccoci qua amici e bentornati nel nostro mondo. Come vedete smanicato, anche un po' bruciato perché in questi ultimi giorni ci sono state giornate quasi primaverili, quasi semi-estive, veramente 30 gradi, 27, una cosa pazzesca. Stessa situazione dell'anno scorso, quando abbiamo seminato le patate è passato un periodo in cui proprio non pioveva, però adesso sembra che da mercoledì appunto di questa settimana ci sia un cambio di stagione, quindi comincino le piogge, speriamo che per almeno un mese venga l'acqua, anche perché noi abbiamo seminato i fagioli, abbiamo messo le patate, che in questo momento non hanno ricevuto nessun nutrimento, appunto poi nessuna umidità dalle precipitazioni che dovrebbero solitamente succedere a marzo, anche perché qua in Toscana si dice marzo pazzerello, e quindi dovrebbe esserci giornate in cui piove, giornate in cui è bello, magari la mattina è bello, piove. No, quest'anno marzo è stato un mese bellissimo dal punto di vista meteorologico, non è mai piovuto, quindi si presume che poi aprile sia un mese piovoso come lo è stato l'anno scorso e anche maggio. Però ragazzi, noi prendiamo ciò che ci dona la natura, anche perché non ci possiamo fare niente. Poi annaffiare in questo periodo è duro, anche perché non ha un senso, nessuno mai annaffia in inverno, ora siamo entrati in primavera, ma non avrebbe nessun senso, e quindi ci auguriamo che i nostri semi di fagioli non siano stati mangiati, non siano marciti, anche se con l'acqua di solito marciscono, ma magari qualche animale li mangia. Speriamo appunto che queste piogge portino poi un risultato per quanto riguarda le semine che abbiamo fatto. Ma non cambiamo discorso perché avete visto un telo delle olive. Effettivamente in questo periodo vedere un telo di olive è un po' strano, perché dite, oh, cosa sta combinando, cosa vuole raccogliere? No, in realtà non voglio raccogliere nulla, ma semplicemente mi è successo un guaio. Mi è successo un guaio perché io ho commesso un errore, perché mi avevano portato del Gran Turco che devo portare un mio amico che ha le galline. Io non pensandoci ho messo questo sacco di Gran Turco all'interno di un ricovero dove lascio tutta la roba per le olive. Succede che sono entrati i topi e non me ne sono accorto. Quindi una volta che è finito il Gran Turco i topi si sono insediati all'interno di questo ricovero dove hanno cominciato a mangiare i teli per le olive. Immaginatevi voi la mia reazione quando ho scoperto questa cosa, e quindi sono rimasto un po', cavolo, ho detto, ho fatto una bischerata, appunto come si dice qua a Firenze. Quindi niente, io però come sempre non mollo, e come sempre non sono uno di quelli lì che dice oh cavolo, e vabbè lo ricomprerò. No, assolutamente, anche perché questi teli hanno un'età, ci avranno 30 anni, forse anche qualcosa di più. Sono teli che ci portiamo avanti da, penso, da 2 o 3 generazioni, e quindi non li voglio assolutamente buttare, li voglio riparare. Ho già cominciato a ripararli venerdì e ho fatto dei punti, adesso vi faccio vedere, ma invece di usare le normali cucitrici, anche perché i fili che si trovano in circolazione ho provato ma sono troppo lenti e non si ottiene un buon risultato, si rischia che poi il buco si riapra, utilizzo semplicemente filo da vigna, filo da pomodori, quello che volete. Perché uso questo? Perché avevo provato a usare lo spago, avevo provato a usare il filo di plastica, ma dopo pochi anni si allenta oppure si strappa e quindi è un lavoro inutile. Questo invece ho avuto un'esperienza che un telo che avevo strappato io per colpa mia durante una raccolta di olive l'ho tutto ricucito con questo, e appunto essendo utilizzato solamente quanto 2 o 3 settimane l'anno e poi lo chiudo in un box, non prende acqua, non prende sole, si mantiene. Quindi questo filo di plastica diciamo è anche elastico, quindi se per esempio uno lo pesta o lo tira non succede niente. E poi ragazzi dura, non c'è niente da dire, la plastica è uno di quei materiali dannosi per l'ambiente, ma se si utilizza in un certo modo è quasi una roba che non termina, perché qualunque sia poi il fatto che si va a degradare l'elemento, ragazzi io ho un telo che ho strappato da 5 anni, vi posso garantire che il filo è nella stessa condizione di questo, che è nuovo. Poi fra l'altro questo filo è un filo di seconda mano, perché l'ho recuperato da della legna che mi ha portato Mauro, e quindi diciamo una spesa solamente del mio tempo e appunto della mia fatica, quindi mi sono detto rimettiamole a posto uno a uno. Oggi facciamo questo bianco, anche se non lo finirò mai perché i buchi sono infiniti, perché poi questi topi vanno a mangiare un pezzettino, si spostano, poi si sono insediati in un punto, c'era tutta la cacca, l'ho dovuto tutto pulire.
e quindi è stato un po' un casino, però ragazzi non ci dobbiamo abbattere perché la natura è questa, la dobbiamo accettare, è stato un errore mio nel mettere il Gran Turco e quindi adesso vi faccio vedere un po' com'è la situazione e poi ragazzi cominciamo la lavorazione. Io vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel commento e perché no anche un bel like e appunto sono molto contento dei risultati delle ultime settimane nel gruppo di Facebook dove sono arrivate tantissime persone e sono veramente contento che appunto possiamo conoscerci meglio, ci sono questi scambi di opinioni, di parole, di commenti, mi fa anche piacere vedervi perché io non so chi siete, magari ci sono molte persone che guardano i video e non ci conoscono, cioè io non so chi sono, e mi fa piacere davvero conoscere magari voi e magari scoprire che ci sono delle piccole realtà rurali, anche di persone che lo fanno per hobby, che mi fanno battere il cuore perché so di non essere solo, so che ci sono molte persone con delle ideali giusti come i miei e quindi sono contentissimo. Niente, vi faccio vedere la situazione e poi cominciamo la lavorazione. Allora amici, immagino che tutti voi vediate questo buchino, che è semplicemente il buco fatto da questi topini. Come vedete è proprio un tondo, che appunto si è strappato, ma se noi andiamo a controllare appunto questi fili che sono stati semplicemente fili creati da cucitrici che uniscono tutti questi punti, uno va a prendere i due punti un po' più saldi e va a fare appunto una chiusura. Poi vedete qui è un po' più lente perché è tutto sfibrato, quindi probabilmente non metteremo qua il filo. Io semplicemente prendo il filo di plastica, prendo questa parte qui, lo metto dentro, come vedete, così, così, e così io cosa faccio? Ottengo una chiusura, vedete? Lo chiudo, ta, doppio appunto nodo, tiro forte e strappo. Invece qua situazione un po' più complicata perché qui lo strappo dei topi è stato un po' più grande, come vedete questo qui ci metteremo un bel po'. Adesso facciamo questo e probabilmente qui ci sarà bisogno addirittura di fare due chiusure perché voi quando chiudete dovete considerare il fatto che poi non ci deve passare l'oliva. Ci sono le olive dei frantoiani che sono un po' più grosse, che è un tipo di ulivo che magari non entra, però magari io qua ho tanti muraioli che fanno olive molto piccole con una grande resa che magari ci passano, quindi magari qui facciamo questo adesso, qui ci sarà bisogno anche di più di una chiusura perché appunto devo considerare il fatto che non ci deve passare l'oliva, poi il risultato che otteniamo ha un fine perché appunto deve mantenere l'oliva all'interno del telo perché se no si fa un lavoro di raccolta e non serve a niente, quindi io qua chiudo, come vedete, stacco, ok, come vedete abbiamo chiuso già una buona parte ma assolutamente non basteranno forse nemmeno due. Adesso facciamo il secondo. Chiaramente lo spreco di filo non è nemmeno così grande perché poi si vanno a fare piccolissimi nodi e chiaramente ricordatevi di tirare molto perché se no se si allentano poi non... però vedete qua ne ho fatti due ma comunque se è un piccolo spazio io non voglio rischiare quindi faccio anche il terzo perché se no si rischia di... Vedete poi qui c'è questo nodino qui che non tiene quindi lo faccio un po' più sopra perché sennò poi uno fa il nodo e se uno dei due punti dove si va a tenere il filo è un po' più lento poi si spezza e quindi si fa un lavoro per niente. Quindi io qua chiudo e come vedete con tre pezzettini di filo siamo riusciti, scusate per l'italiano, a chiudere questo buco. Adesso continuo, ma vedete questo è un po' più complesso, farò un po' un time lapse così voi vedete un po' anche come lo chiudo, però è poi una lavorazione molto continua, molto ripetitiva, però ragazzi io non voglio buttare via questi teli perché uno ci sono affezionato, due perché costano, tre perché sono grandi, costano un sacco di soldi, poi questi bianchi non si trovano più, quelli che ho comprato nuovi mi sembrano un po' più lenti, magari questi sono fatti come una volta, come tutte le cose ragazzi, si torna sempre lì, le cose fatte una volta non le fanno più, quindi è inutile tornare a parlare di queste cose, lo ripariamo e così a novembre abbiamo questo telo che ci servirà a raccogliere le olive.
Allora amici, eccoci qua, dopo 2 giorni di lavoro e mezzo diciamo, abbiamo terminato la lavorazione di chiusura di tutti questi buchini fatti dai nostri amici topi, diciamo per mea culpa, faccio un grandissimo mea culpa perché è colpa mia, però devo dire che per fortuna abbiamo salvato questo telo invece di buttarlo via e quindi sono molto contento. Adesso lo vado a richiudere e poi attenzione lo andiamo a mettere in questo sacco blu così è sicuro e poi lo mettiamo in un posto chiuso dove non ci dovrebbero essere più problemi. Allora amici, eccoci qua. Sono a sedere sul nostro bel salsicciotto dove dentro c'è il telo, tutto cucito, è a posto. L'abbiamo messo qua dentro così è al sicuro. Si spera che i topi non gli venga fame perché sennò è un casino, ma comunque sia, come vi ho già detto, è stata colpa mia. È stato un errore che non ci avevo pensato e quindi sono cose che possono succedere. Poi dobbiamo tener conto che siamo tutti all'interno di un pianeta dove gli esseri viventi sono sempre in continua evoluzione, in continua sempre lotta fra di loro, quindi se un topo mi mangia un qualcosa di mio significa che fa parte della natura, poi comunque è stato un errore, però dai. Fra l'altro in questi giorni ho preso un sole pazzesco, non so se si vede ma sono davvero bruciato in faccia. Domani si spera che comincino le perturbazioni, dovrebbero durare forse anche quasi 2 settimane, io mi auguro che durino il più possibile perché tutte le semine che abbiamo fatto aspettano l'acqua, perché io ne ho data veramente poca e in questo momento non avrebbe nemmeno senso annaffiare, però stiamo a vedere un po' come andrà a finire questa situazione, anche se devo dire che bene o male eh, l'ambiente sta abbastanza bene da queste parti. Io niente ragazzi, vi saluto e fatemi sapere un po' voi come vi muovete quando vi succedono queste cose. Sapete che i teli fanno molto comodo durante la raccolta delle olive, più teli si ha meglio si organizza anche la giornata perché se uno riesce a coprire più spazi poi anche con tutti gli strumenti elettrici per la raccolta è più facilitato anche nella raccolta perché dovete sapere che uno così si sposta direttamente con la batteria, con l'abbacchiatore, butta giù le olive e poi alla fine raccoglie tutto insieme, quindi a me più teli ho meglio è, ne ho tanti infatti e niente ragazzi, io sono contento di aver portato anche questo video, come vedete io non sono una persona che butta via le cose, anzi se si può riparare io la riparo, anche se magari spendo qualcosa in più, ma non penso sia questo il caso e quindi sono molto felice di aver recuperato questo telo a cui sono anche affezionato. Niente, io vi ricordo semplicemente di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di lasciare un bel commento e perché no ragazzi vi aspettiamo sul nostro gruppo Facebook dove appunto abbiamo già portato molti argomenti, abbiamo fatto amicizia con alcuni utenti. Ci vediamo prossimamente, non so con quale video perché adesso veramente ci gustiamo queste perturbazioni e poi vedremo un po' se i fagioli zolfini e le patate ci daranno qualcosa e soprattutto se spunteranno. Ci vediamo prossimamente e buona giornata e buona serata. Ciao!